Amato, amatissimo, ma anche discusso, talvolta criticato, padre Livio Fanzaga non lascia indifferenti. Il direttore di Radio Maria ha accettato di raccontarsi e a Famiglia Cristiana spiega che la svolta risale al 1985, anno in cui andò per la prima volta a Medjugorje. Avendo compreso che lì appare la Madonna, in qualche modo mi sentii chiamato a dedicare la vita a questo grande avvenimento, che avveniva poi fra l'altro in un paese comunista, quindi avevo un riferimento preciso alla promessa di Fatima, alla conversione della Russia. Poi venni a Radio Maria nel 1988 a tempo pieno, da lì misi mano al palinsesto di questa radio parrocchiale e ne feci e cercai di fare una radio di evangelizzazione, di conversione, di preghiera, una radio quindi che scommetteva sulla fame di Dio dalla gente, e una radio che si diffuse capillarmente, che fin dall'inizio venne sostenuta dalla generosità della gente, quindi senza pubblicità. Era una scommessa che abbiamo fatto. Cioè io dicevo alla Madonna, la radio è tua, te la paghi tu, insomma. E difatti la Madonna non ci ha mai fatto mancare il suo aiuto. Sono convinto che se noi facciamo bene il suo lavoro, lei interviene, lei aiuta. Il fine fondamentale della radio è avvicinare la gente a Dio, quindi a salvare le anime. È uno strumento che noi mettiamo al servizio della Chiesa. Ovviamente, come in tutte le Radio Maria del mondo, anche in Radio Maria Italia, c'è un riferimento in modo specialissimo alla Santa Sede, al Papa, e c'è una collaborazione anche con Radio Vaticana, c'è un taglio popolare che è fuori discussione. Facciamo intervenire anche la gente alla radio, perché le testimonianze della gente che fa in radio, queste testimonianze di conversione, sono contagiose, avvicinano altri ascoltatori. Quindi una radio che è colta in fondo, perché fa teologia, ma è popolare, ed è incredibile come i camionisti intervengano su corsi di Bibbia, di liturgia, di spiritualità e di storia della Chiesa. Insomma, c'è una fame di Dio straordinaria fra la gente, e la radio fra l'altro è il mezzo migliore che ci sia, più missionario, perché arriva dappertutto, arriva nelle case, nelle carceri, soprattutto in automobile, che è una specie di trappola di Dio, perché uno è da solo e lì fa i conti con la propria coscienza, insomma. Noi possiamo dire Radio Maria nel mondo sono 1400 ripetitori, 18.000 volontari, 30 milioni di ascoltatori, 61 Radio Marie operanti nel mondo. In Italia Radio Maria è la radio che ha più ripetitori di tutte, più della RAI, ormai ci avviciniamo al migliaio, mentre una radio privata ne ha circa 450-500, abbiamo circa 1.700.000 persone nell'ascolto quotidiano, che sono quasi 5 milioni nell'ascolto settimanale, abbiamo una 65 studi mobili che ci assicurano collegamenti quotidiani con le parrocchie, tutti i nostri conduttori sono volontari, tutti quelli che fanno le trasmissioni alla radio sono volontari, abbiamo un grande volontariato anche nei nostri uffici, qui al Mixer, noi facciamo le trasmissioni senza bisogno dell'aiuto di tecnici, la nuova sede ci rende più autonomi, ci dà più possibilità di lavoro, soprattutto ci dà la possibilità di collegarci in trasmissioni simultanee con tutte le radiofonie del mondo, in quanto abbiamo sul tetto dei grandi ripetitori che ci collegano con ovunque. È un'impresa straordinaria, questo nel campo dei mass media. Diciamo pure che ormai Radio Maria è il più diffuso network privato del mondo. Le spese di Radio Maria sono, diciamo, mettiamo 19 milioni all'anno, che raccogliamo attraverso le offerte, il 5 per 1000 di fatto, di cui diciamo che una buona parte, circa 4-5 milioni, vanno alla famiglia mondiale, perché diffonda Radio Maria nel mondo. Quindi per fortuna che da noi c'è tanto volontariato, questo ci permette di contenere le spese, che comunque sono altissime per via dei 1000 ripetitori che abbiamo. Diciamo che a Radio Maria anche la politica è presente, ma la politica con la P maiuscola. Abbiamo una trasmissione settimanale sulla dottrina sociale della Chiesa, è proibito assolutamente a tutti i conduttori fare propaganda politica di carattere partitico.
se c'è da dare delle indicazioni anche in occasione delle elezioni del direttore che sono io, e io mi attesto sulle indicazioni che dà la Chiesa, soprattutto riguardo a quei valori non negoziabili che sono la difesa della vita, della famiglia, la libertà religiosa, l'educazione, anche il problema della giustizia sociale e della pace, che per me sono fondamentali. E quindi invitiamo la gente a votare per quelli che difendono questi valori, ma diamo mai indicazioni precise di carattere politico. Insomma, dobbiamo dire che noi quando facciamo i bilanci, cioè la Madonna fa i bilanci, la Madonna quando fa il bilancio guarda le anime che abbiamo avvicinato a Dio e non certo a quanti voti abbiamo spostato. Tutte le radiomarie del mondo hanno l'obbligo di una cappella col Santissimo, che serve soprattutto per i conduttori, eventualmente per qualche visitatore, il cuore della radio. È qui che nella preghiera uno si prepara per le sue trasmissioni e è il cuore irradiante della spiritualità di Radio Maria, che è mariana, ma come sappiamo la Madonna porta sempre a Gesù, che è il cuore del cristianesimo. Devo dire che ormai sono vicino anch'io al 50° del mio sacerdozio. Sono stato ordinato nel 1966, 3 anni fa, l'abbiamo completata però la mia vocazione è cominciata molto presto, cioè avevo 14 anni quando sono entrato in seminario. In un primo momento volevo diventare subito missionario e volevo andare nel Pime perché c'era il fratello del mio parroco che era un missionario in Cina. Poi invece questo non si realizzò, avevo un mio cugino dagli Scolopi, che sono un ordine religioso fondato da San Giuseppe Calasanzio e che si dedica all'educazione cristiana della gioventù, specialmente dei poveri, e questa figura di prete che sta in mezzo ai giovani mi ha sempre affascinato, e sono andato dagli Scolopi, ai quali devo tutta la mia formazione, e un ordine religioso al quale sono moltissimo affezionato, fra l'altro, al quale appartengo a tutti gli effetti anche adesso, e che mi ha dato il permesso di poter lavorare a tempo pieno a Radio Maria. Certo, a Radio Maria il mio sacerdozio si esercita soprattutto come annuncio di conversione, quindi come ministero della parola, però anche qui a Radio Maria, diciamo così, faccio apostolato, nel senso che l'Eucaristia, sia pure nella cappella privata, ogni giorno ricevo anche una volta al mese le persone, gli ascoltatori per le confessioni, quindi la catechesi giovanile a venerdì è aperta al pubblico, vengono pullman da tutte le parti d'Italia, quindi non ho mai perso il legame concreto con la gente che viene anche qui a visitare la radio, che saluto, in modo tale che diciamo così, non sia un direttore che è sotto la campana, ma che è un direttore in mezzo alla gente, come deve essere anche un buon pastore.